Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoda Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di maggio. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a vedere il vostro arcano del mese, l'energia a livello principale. Poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. E vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro più possibile per farlo vincere. E in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura con le recensioni e trovate anche i link per acquistarli. E adesso partiamo con un piccolo passettino indietro proprio per capire l'energia precedente e poi la possibile evoluzione. Voi avevate la papessa, una carta di conoscenza, di silenzio, introspezione, studio, soprattutto ci permette di portare avanti comunque dei progetti, quindi non vuol dire rimanere totalmente fermi, magari abbiamo bisogno di pianificare, di impegnarci tanto sullo studio, sull'osservazione di alcune cose, come si muovono, anche atteggiamenti di persone, eccetera, e, proprio per portarci verso la realizzazione, la concretizzazione. Se siamo fermi, probabilmente la papessa ci sta dicendo che dobbiamo connetterci con il nostro sapere, con il nostro intuito, la nostra conoscenza e prenderci il tempo poi di muoverci successivamente con maggior sicurezza. Adesso procediamo con la prossima energia. Vediamo quale sarà il vostro arcano del mese di maggio. Sempre un'energia di conoscenza, voi avete l'eremita, però è un po' diversa, un bel po' diversa, perché seppur parlando di introspezione è una carta di movimento. Può sembrare ferma anche questa, però è un movimento lento, paziente, di comprensione, di riflessione. Ci consiglia di guardare al passato, tutto quello che è stato, tutto quello che è successo, attingere quello che ci interessa, però poi insomma di chiudere delle esperienze e di prepararci a un nuovo inizio. Quindi anche questa per certi aspetti indica la preparazione, la gestazione, però con la consapevolezza di aver fatto un certo percorso e che non si deve rimanere fermi e rimuginare sul passato, su alcune cose che magari appunto non abbiamo più bisogno di portarle avanti nel nostro percorso. E poi di vederci chiaro in qualcosa, trovare la verità, scovare delle informazioni, quindi un percorso di ricerca. E mettiamola qui adesso, così andiamo a scoprire gli altri messaggi con le prossime carte che ci aiuteranno proprio a intercettare le energie principali per noi in questo mese, magari capire quando intervenire, quando fare una cosa. In questo caso proprio all'inizio, trovando il re di bastoni, è un'energia molto sicura, nel senso che possiamo avere le idee chiare, potremmo aver raggiunto degli obiettivi o, come vi dicevo, proprio sicurezza nel capire come muoverci. Magari stiamo aspettando il momento giusto per intervenire, per iniziare qualcosa di nuovo o per gestire al meglio le nostre energie. La carta del 9 di bastoni al centro è un'energia 9, appunto come l'eremita, ci fa capire che
ci sono dei cambiamenti in corso, delle cose che dobbiamo gestire. Anche il 2 di spade ci permette di entrare in alcune circostanze, soprattutto dove abbiamo bisogno di riflettere, quelle conflittuali, quelle di incertezza, dove c'è bisogno di attuare una mediazione, soprattutto quelle situazioni di conflitto, nei confronti di qualcuno, oppure perché magari noi siamo indecisi su che strada, su che scelta fare, intraprendere. Ecco che un po' risuona, come vi dicevo, proprio quell'idea di ricerca, di valutazione, di osservazione. In alcune circostanze potreste essere ancora un po' lì, chiusi sulla difensiva, perché c'è incertezza, perché c'è confusione. Quindi se dipende da voi, magari questo è il momento giusto proprio per vederci chiaro. Se sono situazioni esterne o se dipende da qualcun altro, nello specifico intorno a voi, magari queste stanno dicendo procedete pian pianino, lentamente, senza fretta, passettino per passettino, cercando di proteggervi, prendervi cura comunque di voi stessi, però di fare chiarezza. È un momento fatidico per questo. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, principalmente analizziamo coppia single. Ricordo che magari per chi non è interessato, anche chi volesse capire dinamiche, situazioni di amicizia e famiglia, potete ascoltare lo stesso, però ovviamente dovete adattare la lettura. Troviamo il 10 di coppe. Bella carta, vuol dire che il mese comunque si apre in modo abbastanza positivo. Il cavaliere di bastoni e il sole. Allora, per le coppie, ovviamente andando ad analizzare le situazioni in senso generico, parlano di un mese abbastanza positivo, di felicità, di gioia, magari anche di qualche evento, se lo avete già programmato, allora c'è realizzazione, se state pensando di fare dei viaggetti, di iniziare proprio un qualcosa di totalmente vostro, questo è il momento giusto per farlo. Ovviamente se non vanno ad intercettare delle questioni negative, vuol dire che o saranno di poco conto o comunque la concentrazione maggiore è proprio verso l'aspetto positivo. Poi è ovvio che se c'è già una fase critica, difficile, complessa in una coppia, io consiglio sempre anche di ascoltare un po' tutta la lettura, cioè anche la parte dei single, perché magari in un'accezione negativa queste possono indicare comunque dove c'è una certa stabilità, dove si è raggiunta una certa tranquillità nella coppia e nella famiglia, il cosiddetto quieto vivere, però si procede nella propria vita, nelle proprie cose in un modo abbastanza indipendente. Comunque ci sono, come vi dicevo, degli aspetti positivi. Questo è giusto per farvi un esempio. È ovvio che io mi auguro sempre che vada tutto meglio, quindi per le coppie, senso generico, un mese molto molto favorevole, con degli eventi felici e anche cose che possono favorire dei nuovi inizi, soprattutto per chi ha dei progetti importanti. Per i single abbiamo delle energie un po' bassine, tante spade, perché il 7 e l'asso e l'8 sono comunque legate alle difficoltà, sono legate ai pensieri ossessivi, oppure di situazioni che non ci soddisfano, avere a che fare con delle persone che, se state conoscendo e frequentando qualcuno, magari ci sono alti e bassi, cose non dette, litigi, discussioni, addirittura dei blocchi, perché questo 8 può indicare un blocco a livello moderno, un blocco delle comunicazioni o a livello social, oppure siamo proprio noi bloccati.
Quindi se è vostra volontà mettere da parte al momento questo ambito per concentrarvi su cose importanti di famiglia e di lavoro, allora sapete che proprio la vostra volontà ne viene totalmente rispettata. Se invece dipende da altre situazioni, da altre persone, queste carte consigliano di riflettere attentamente, come ci dice il nostro caro buon eremita, di valutare di chiudere un percorso e portarci verso, diciamo, pian pianino nuovi inizi, perché quello che c'è adesso non è molto favorevole. Se c'è qualcosa di interessante, potrebbe essere qualcosa di fugace o un'avventura, un flirt o a livello di comunicazione, però rimanere solo a livello di comunicazione, che non va, rimane bloccata, e quindi non c'è opportunità magari proprio di frequentarsi e di vedersi. Quindi questa è la parte dell'amore in senso generico. Ovviamente lo dico sempre perché non tutti viviamo la stessa vita, alcune cose possono comunque aiutarvi a capire come adattarli e trarre le informazioni principali per voi, per le questioni più pratiche di lavoro e finanze. E qui troviamo un asso di spade. Sia un'idea, un inizio, un qualcosa che arriva, anche una comunicazione importante se la state aspettando, un'idea magari che può essere utile per voi da adottare nelle varie circostanze, come gestire meglio le proprie finanze, il proprio lavoro, e dall'altro lato può indicare il potenziale da esprimere a livello di comunicazione, se volete dire qualcosa, se volete affermare le vostre stesse capacità, il vostro stesso potere. Questo è il momento giusto per farlo, perché magari salta fuori quell'occasione giusta. Dico questo soprattutto per chi vuole proprio migliorare e ha un certo tipo di ambizioni, di progetti per il futuro, che è meglio cercare di muoversi, incominciare a muoversi in questo periodo, per far sì che poi le cose si possano realizzare. Quindi sono favoriti i progetti di lunga durata, i progetti che siccome hanno bisogno di tempo per essere realizzati, allora dobbiamo cominciare il prima possibile. E come vi dicevo, possono saltare fuori delle buone occasioni, delle buone circostanze. Siccome la stella può indicare tantissimi tipi di progetti, magari pensateci. Volete aumentare i vostri guadagni? Volete migliorare qualcosa del vostro lavoro? Volete aggiungere altri progetti, altri sogni e desideri? Volete realizzare un qualcosa di extra oltre al lavoro? Magari valutare delle possibili proposte, valutare possibili investimenti, acquisti importanti. Ecco, qui entriamo proprio nella categoria di tutte queste cose qui. E quindi un momento favorevole anche proprio di stabilizzazione delle vostre finanze e, come vi dicevo, possibilità di miglioramento, avanzamento e realizzazione. Per chi è alla ricerca o chi vuole cambiare magari le prospettive per il futuro e programmazione e pianificazione, può essere anche per molti di voi, quelli che non sono soddisfatti di quello che stanno facendo e quindi stanno incominciando a pensare come fare questo cambiamento in futuro, che per alcuni può essere nel giro di qualche mese, però magari ci sono cambiamenti del genere che richiedono veramente tanto tempo. Ecco perché è meglio muoversi, visto che ci sono le condizioni e le energie favorevoli. Pian pianino, ricordatevi sempre quelle principali, pian pianino, però qualche opportunità anche per chi è in cerca di lavoro. C'è quell'energia un po' conflittuale e difficile come l'avete principale voi, di protezione, di cura, di osservazione di alcune cose che si stanno muovendo, una fase di incertezza, però
che si può sbloccare partendo prima da una certa sicurezza, da valutazioni o comunque qualcosa che avete a disposizione. A volte può essere un consiglio, una guida, può essere il momento che finalmente fate chiarezza e allora sapete come direzionare. E qui si tratta di direzionare le vostre competenze, la vostra bravura, un qualcosa che vi coinvolge e che vi appassiona. Magari per alcuni non basta più cercare un lavoro solo ed esclusivamente per guadagnare, ma un lavoro anche che vi possa coinvolgere e possa riguardare una vostra passione, un ambito specifico della vostra vita. Il fatto che ci sia il cavaliere può indicare questo, che vi ho detto, ma può anche indicare la proposta, l'aiuto, il sostegno di una persona importante e che può essere decisiva. E adesso andiamo a concludere la lettura con i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Troviamo Mercurio, che si riferisce ai Gemelli e alla Vergine. Ricordo che la presenza di questa carta, proprio come significato della carta stessa, ci indica di valutare, di sfruttare la nostra intelligenza, la nostra astuzia, anche le nostre conoscenze. Magari è proprio il caso di allargare le conoscenze e di fare attenzione alle comunicazioni, quindi a cosa ci arriva, cosa ci viene detto, ma anche alla comunicazione in senso lato. Poi troviamo Marte, Ariete e Scorpione e poi infine Cancro. Ecco, attenzione alla comunicazione anche dal punto di vista purtroppo ahimè di trovare delle persone che possono essere un po' ostili, un po' eccessive nei vostri confronti, quindi sia positivo perché certe persone possono stimolarci, possono aiutarci e sostenerci anche in modo forte, però dall'altro lato possono esserci dei conflitti e dei contrasti. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete non andate via, perché in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di maggio. Ciao!